Respiro e iniziamo. Allora, perché sono così interessata, no? Sulle due parole come imperfetto e come ibrido. E penso che l'importante è che capiamo che non è soltanto un interesse verso la parola, verso quei due concetti in sé, se no in quanto a quei due concetti in rapporto a quello che è il loro opposto, ossia se è il perfetto, ossia se è il puro. Proprio in quell'interazione fra di loro, in quel campo intermedio, secondo me lì è dove nasce l'interesse di parlare di questi termini. Ma sicuramente l'ibrido e l'imperfetto sono quelli che ci aiutano di più come strumenti reali a muoversi nella complessità, densità, come possiamo chiamare, del mondo che noi viviamo. È un tema, la complessità, che per me è importante da quando sono studente, anche della tesi. E penso a molte situazioni, per esempio questa era una, mi ricordo divertita, dove a metà di un progetto, in un momento dove tutto è abbastanza ben definito, io applico il principio del rovesciamento. E di solito è abbastanza avanti, pertanto è abbastanza problematico. E in qualche modo, secondo me, però mi serve per verificare, per raddrizzare, per amplificare, per aiutare al progetto. In studio ci ridiamo su questo, difatti loro stanno sempre aspettando, ed è un tema però che alla fine ha creato un bellissimo collegamento fra di noi, perché penso che alla fine il design è un processo, anche sembra veloce, molto lento, perché in realtà è tutto progettare e riprogettare, pensare e ripensare una tipologia, un materiale, un adattarsi, un continuo, e c'è fondamentale l'unico elemento che ci aiuta a avere le antenne attente, le antenne larghe, è il potere, l'ibrido, il capire che noi possiamo essere comunque, antenne ibride, che possiamo veramente ascoltare quell'errore che c'è intorno a noi e dice perfetto, entra in progetto. Per esempio, sono stata invitata in Capodimonte, Napoli, già loro si vendevano come una situazione complicata, problematica, ma per lavorare sulla porcellana, niente di più puro e perfetto. Quel che ho detto, ok, faremo un lavoro di ibridazione e rompiamo la bellezza e la perfezione della scuola e del modo di affrontare le perfette oggetti naturali che loro rappresentano. Abbiamo lavorato con tutte le erbe, cortecce, tutto quello che trovavamo, e tutto andava in forno, e questa purezza che veniva fuori era piena di problemi, ma era fantastica, e il progetto comportò alla fine la creazione di un giardino che era dove di nuovo abbiamo risposto e che abbiamo regalato agli studenti di questa scuola in aria di questo sforzo che avevamo fatto. Penso che in questo periodo, al di là di tutte le ricerche, che ovviamente io provengo da una formazione di design dove comunque una visione razionale, razionalista è alla base, depurazione, l'esis mor, tutto questo è importantissimo, ma secondo me c'è un lato un po' brutalista, anche per parlarlo in termini molto facili, per parte dei designer, un'attenzione minore a fare ancora un oggetto perfettamente depurato e una crescente interesse a trovare che parlino, materie che parlino, e non soltanto perché parlino, perché materie, sino perché sono materie regenerate, e come sono regenerate non le vogliamo povere, le vogliamo suadenti, le vogliamo che comunque in qualche modo riescano a affascinare gli altri, e penso che sia comunque un tema interessante da affrontare. Da anni vado per esempio a visitare clienti e lavoro con loro, come per esempio con il marmo, azienda dove sempre mi portavano con il 6A, dove dicevano questo per vedere architetto. Io amavo il marmo come materia pura, fantastica, niente di più lontano dalla realtà che ci presenta il marmo, che è pura metamorfosi, che pure è totale impurità, no?
mi ricordo che ci facevano vedere quello, ma io cominciai a guardare sempre il lato B, tutte quelle lastre un po' abbandonate, quelle iniziali, quelle dicevo, no, quelli non li guardi, no? E invece da lì è cominciato un lavoro molto ibridato fra quello che erano quei pezzi secondari e mettere per esempio le resine, mischiarle e usare, creare delle nuove superfici, prendere tutto quello che erano i resti e di loro fare dell'intarsi un mondo che mi insegnava intanto a apprezzare le tantissime varietà di quella materia, che in realtà io non ero permeabile a capirle, cioè, mi mancava molta lettura. Penso che in questo momento abbiamo riuscito comunque a crescere molto. Per esempio un'azienda del vetro dove lavoro da anni e abbiamo lavorato in tutte le maniere con le maggiori trasparenze, minore. A un certo punto io dico, beh, comunque adesso prendiamo tutto il resto dell'azienda, quello che di solito loro devono pulverizzarlo, e facciamo questa pasta di pizza e creiamo questa materia con la quale ci ricreiamo il nostro vetro. Resine, bioresine, per aiutare, abbiamo cominciato con resine, adesso sono già bioresine, e gli oggetti nascono con uno spirito che io sono molto legata a loro. In realtà è tutto il lavoro, non vi parlo dell'architettura, dell'installazione, mi sto un po' fissando un po' su quello che sono i temi di design e materie, perché mi accompagnano, a me mi stanno aiutando moltissimo a trovare un senso delle cose. Per esempio c'è questa azienda, un lavoro di ibridazione attraverso lo spazio, perché un'azienda che mi arrivava del Brasile, difficile seguire il percorso, e diceva a quel punto materie naturali, resine che anche loro avevano, delle lane, delle tinture vegetali naturalissime portate da posti bellissimi, e tutto il progetto è traspare questa nuova maniera di affrontare la materia, molto semplice nel modo di pensarlo, è bellissimo dal punto di vista del nostro rapporto, loro lontani e noi in Italia. O qua, per esempio, uno dei tanti esempi di fibre, siamo a Como e c'è una grande sensibilità, materia rigenerata in fibre, che ne abbiamo lavorato in questi anni in tantissimi, in tanti tessuti. Ma questo specialmente è il primo Ocean Bond al 100%, che è un tessuto con un controllo di qualità altissimo per quello spazio che c'è fra l'oceano e i 100 primi metri di terra, e quella fibra ha una qualità elevatissima. Siamo molto orgogliosi. O qua per esempio nel 2020 nel Dubai, mi ricordo di questa Expo, dove un'azienda presentava un lavoro che avevamo fatto con una specie di grande scocca di materiale plastico, ma invece fatto da microorganismi, perché era un tecnopolimero ma di origine bio, molto interessante, già inserito nel mondo normale degli oggetti della nostra vita quotidiana, veramente sostituendo gli altri. Molto 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 contenta di come si era creato curiosità. L'azienda per esempio sta già lavorando in 4-5 progetti che lavoriamo già con questo bio, nuovi tecnopolimeri in maniera naturalissima, affrontiamo gli spampi, cambiamo le cose, e non è comunque l'unica. Sono temi che secondo me dobbiamo farci i nostri richiedere, controllare, volerli. Le ceramiche, io ho la fortuna di lavorare in Italia dove il livello di tecnologia per affrontare le ceramiche è altissimo, e queste aziende riescono a fare grandi lastre impressionanti e sostituire qualunque altro materiale. Io invece mi piace l'ibridazione con quello che è l'origine artigiana della ceramica, e continuiamo a creare queste confusioni fra quello, a me è una vecchia ceramica o questo è con la tecnica nuova, ecco, lì è il momento che mi piace. O per esempio questo è un materiale bio con un'azienda europea che veramente, ho visto come lo realizzano, e veramente c'è, non lo so, è come la grande streghe, veramente nasce da una malta orrida, e siamo riusciti a passarlo dall'oscuro a colori chiari, e regge molto bene anche all'acqua, anche se sia compostabile. O cementi secondo me di nuova generazione hanno tantissimo di farci incrociare, sono importantissimi e possono simulare nuove materie, batterie
tanti elementi. O per esempio un'ibridazione per parte mia, che è molto importante, che è culturale, entrare a far parte di un'azienda da 8 anni dove io devo fare art direction, ma veramente, seriamente, e che mi ha obbligato a essere designer di un'altra maniera, anche a ibridare la mia posizione nei confronti di tanti argomenti e aprirla da tanti altri. E penso che questo sia un qualcosa di molto bello. Con loro ovviamente lavoriamo sull'innovazione in tutte le tecniche, dare bellezza ai nuovi modi di utilizzare materiali rigenerati, molto di più di quelli che utilizzavamo prima, cambiare i processi, migliorare tutto, parlare con tutti i designer. C'è tutto un discorso ampio, ma c'è anche un altro molto bello, una sostenibilità che è legata alla longevità, a fare pezzi che sono dei maestri, che ci accompagnano, Macintosh in questo caso anche pre-razionalista, ma dividere, fare mostre dove li vediamo la composizione, il dettaglio, tutta la complessità che c'è dietro di una tecnica tradizionale, come per esempio il legno in questo caso, e farla entrare dentro del nostro spirito, che penso sia fondamentale, perché attraverso di questa sostenibilità di pensiero, anche longeva nei confronti di quelli che sono gli oggetti e le tradizioni, ma alla stessa volta come portarle al futuro, come farle convivere, ce n'è tanto da fare. Qua mi ricordo che eravamo in casa chiusi nel Covid e a un certo punto il mio alter ego virtuale era quello che era molto più felice. Ho detto, a quel punto io vivo un po' attraverso di lui. E mi ricordo che questo alter ego riusciva a fare qualunque cosa domestica, se fosse le letture ci riusciva a fare in questa palla meravigliosa che ancora mi sogno, o comunque aveva dei giardini immensi da curare quando era il momento adesso. Anche il suo pet animale parlava digitalmente con tanti altri, c'erano tante fantasie. E questo mi porta a un'immagine che mi accompagna veramente da studente, da quando sono arrivata in Italia. Lì c'era Achille Castiglioni, professore appassionante, che lui parlava una volta di questo suo grande amico Bruno Munari e parlava di tutta una ricerca meravigliosa sulla serografia, queste bellissime immagini di ricerca per comunque trovare il modo di far capire in tempi dove le macchine giapponesi che ci arrivavano completamente perfette, idealizzate, seriali, riuscire a farle diventare che una mano che muoveva un foglio disegnato su una macchina fotocopiatrice riusciva assolutamente a creare un oggetto identitario. Ci parlava molto di questo, di tutte le conversazioni che manteneva con tutte le altre menti brillanti della sua epoca, che già da anni lavoravano su tante riflessioni e come affrontare la serialità, la produzione di design, e questo è un tavolo da me dedicato. O penso anche a un'immagine che per me è molto bella, una donna nell'inizio dell'Ottocento, penso a Mary Shelley, penso a lei in questa estate del 1816, un'estate molto strana perché parte di voi saprete, o tutti, che fu un'estate dove l'estate non fu, dove l'estate fu una specie di inverno, perché c'era stato un scoppio di un vulcano nei mesi anteriori, nell'anno anteriore, e c'era tutta una mutazione del mondo potentissima che non cambiò tantissimo la climatologia di tutto il mondo. E lei in questa estate, in tutta una serie di un racconto, e con l'insieme dei suoi amici affrontarono l'idea di scrivere un racconto, e lei scrisse il suo Frankenstein, che in realtà per me è l'inizio di una era, di un modo di pensare, almeno per me, di un pensiero dove si abbraccia l'ibrido, dove si abbraccia l'imperfetto, dove comunque questi elementi entrano veramente in maniera importante nel nostro modo di pensare. E chiudo con questa chiazza di acqua e olio che era rimasta non molto tempo fa fuori del portone di casa mia, finito il mercato, tutto sparito perché è una via di mercato, ma era rimasta lei, e lei ci dava un po' di caos, un po' di energia. Si parte, si ricerca il bello, si ricerca nuove densità, nuove strutture attraverso di quello che è il nostro quotidiano. Penso che il caos, come
si parla oggi e questa cresta d'onda dove uno si può trovare è sempre un terreno fertilissimo e sicuramente abbracciare il librido imperfetto ci permette di avere un'attitudine secondo me positiva come ne parlavamo oggi. Grazie.